Allora, buonasera a tutti, innanzitutto grazie di essere qui. Oggi inizia a prendere avvio questa rassegna culturale, questa idea folle che ho avuto insieme ad Orazio Sorace e a Massimo Fazio, che abbiamo voluto chiamare In viaggio con Bardamu. È una rassegna culturale, presenteremo dei libri, faremo delle esposizioni pittoriche e anche delle esecuzioni musicali. Bardamu, per chi non lo sapesse, è l'alter ego di Louis Ferdinand Céline. Ora Orazio sorriderà perché dico sempre una frase: per me Louis Ferdinand Céline è stato il più grande narratore del Novecento, è colui che ha rivoluzionato la letteratura, il nostro modo di scrivere, anche il nostro modo di parlare, il nostro modo di raccontare le storie. Bardamu è un personaggio, significa, è una parola composta da due parole, da barda che è abbigliamento militare e mu che è principio passato del verbo muovere, mosso, significa cambiamento. È quello che avviene al personaggio del viaggio a termine della notte, che è appunto Bardamu, quando vede sfilare un reggimento dell'esercito francese andare al fronte, e significa che smette gli abiti civili, che sono gli abiti della libertà, della leggerezza, per indossare quelli militari, che invece sono gli abiti del terrore, del dolore e della morte. Bardamu è un insoddisfatto principalmente, è uno che vive male la pesantezza e la tristezza della società, vive male la tristezza e la pesantezza della città moderna, ma soprattutto la condizione miserabile dell'essere umano. Ecco perché l'abbiamo voluta chiamare la rassegna In viaggio con Bardamu, perché Bardamu, attraverso il viaggio, che è anche un'esplorazione interiore, cercava quelle risposte che non riusciva a trovare e cercava di risolvere questa nausea che prima di Sartre secondo me è stata di Céline. E l'abbiamo noi voluta chiamare così perché anche noi siamo insoddisfatti di tutto quello che noi abbiamo attorno e cerchiamo delle risposte. E il nostro viaggio è fatto invece, è composto di parole, è composto di immagini, perché appunto presentiamo dei libri come quello che presenteremo stasera, ma parleranno loro. Faremo delle esposizioni pittoriche con Sastefio, faremo delle esecuzioni musicali. Il mese prossimo saremo il Tempio del Jazz in Sicilia con la collaborazione dell'associazione musicale Il Musicante. Anche noi quindi attraverso questi incontri cerchiamo delle risposte, perché tutto quello che c'è attorno a noi non ci piace. Io chiudo qui, vi lascio parlare loro perché è anche tardi, però voglio dire due cose, anzi una, mi permetto una digressione, che quello sono contento di avere Luigi Pugliese oggi qua, perché Luigi non è soltanto un amico mio, non è soltanto il presidente della massima espressione pallavolistica in città, ma è autore di un libro che alla fine degli anni 90, se non sbaglio, D'estate i temporali. Io ho letto e mi ha segnato e ha condizionato il mio modo di scrivere, no? sia questo libro che Una raggiante Catania di Domenico Tresita sono stati quelli che mi hanno condizionato, cioè il mio modo di raccontare le storie dipende molto dal tuo libro, e questa è la dimostrazione che per essere scrittore non è che bisogna andare a vincere lo Strega. Qui c'è Anna Maria Zizza, che è una bravissima scrittrice, ha scritto un libro straordinario, c'è Massimo Fazio, ha scritto un altro libro, cioè non è necessario queste polemiche che voglio fare. Oggi si considerano scrittori soltanto quelli che praticamente vincono lo Strega, il Cambiello o il Città di Como. Non è così. Io concludo, grazie e do la parola a loro. Buonasera a tutti. Grazie a tutti per essere venuti, ringrazio soprattutto gli organizzatori di questa manifestazione. Qualcuno lo conoscevo da tempo, lo ritrovo in queste nuove vesti, mi riferisco a Giovanni e ringrazio ovviamente soprattutto Antonio che, per essere venuto qui in questo momento. E quando ci siamo chiesti perché invitare Antonio, io ho individuato tre elementi di importanza dell'opera di Antonio. Spesso nelle opere c'è un detto e un non detto. Del detto, quindi di una storia tragica e complicata, ne parleremo, ma secondo me ci sono due elementi non detti dietro l'opera di Antonio. Uno è sicuramente il metodo, il recupero del metodo, cioè lui, per enfatizzare, riprende un percorso che l'Occidente ha cominciato con l'illuminismo e che ultimamente
secondo me stiamo smarrendo. Cioè, in un'epoca di complottismi, di terapiattismo, lui è ripartito dalle fonti, da ciò che è certo, da ciò che è verificabile, e quindi ripartito dagli atti processuali. Se voi andate a vedere il libro, ma più del libro, il suo blog, il suo canale YouTube, è una miniera inesauribile di documenti, perizie, verbali, sentenze, interrogatori. Lui, ripartendo, rileggendo quindi questi atti, è giunto alla conclusione che le indagini sono state fatte male, che i processi quindi sono stati istruiti male e le sentenze quindi sono finite peggio, non hanno trovato la soluzione, ci sono stati più di un processo, c'è stato più di un processo, e lui a questo punto non ha trovato rifugio nella comfort zone dei complottismi, cioè come tantissimi altri hanno fatto proprio nella vicenda del mostro di Firenze, cioè i servizi segreti, perché c'è stato chi ha parlato di servizi segreti, la setta esoterica, Pierluigi Vigna, Alberto Bevilacqua, cioè qualcuno ha insinuato che il mostro di Firenze potesse essere Alberto Bevilacqua. No, lui è ripartito da quegli atti, li ha rialetti, riassemblati, e colpo di scena, anziché individuare un individuo estraneo di cui non si era mai parlato, servizi segreti e compagnia bella, no, ha scoperto che il vero mostro di Firenze era negli atti del processo, era all'interno del processo. E questo è il primo non detto. E il secondo non detto, che si ricollega alle evidenze processuali terribili che hanno contraddistinto questa vicenda, è che se rileggiamo il mostro di Firenze, la vicenda del mostro di Firenze dall'inizio alla fine, è una vicenda, farete passare il termine, mostruosamente, una vicenda di mala giustizia mostruosa, di indagini fatte male, una vicenda di mala giustizia che ha un aspetto macro, indagini fatte male. Basta vedere le foto che si possono tranquillamente reperire anche sul suo blog, sui luoghi del delitto, centinaia, decine di persone che calpestavano i luoghi del delitto, cose incredibili. La perizia Zuntini è fatta da un vecchio colonnello dell'esercito che non ne capiva nulla di armi, la perizia balistica, sì, la perizia balistica non capiva nulla. Tantissime altre vicende. La vicenda del pentito Lotti, che poi diventa del testimone Lotti, che diventa poi pentito, è una vicenda che ricorda molto la vicenda dei pentiti Tortora, o delle vicende dei pentiti che molto spesso leggiamo sui giornali, cioè i pentiti assorbono dai giornali una notizia, la replicano e altri pentiti gli vanno dietro con un meccanismo contorto che poi porta all'ennesimo processo sbagliato, all'ennesima sentenza sbagliata. Questo a livello, la mala giustizia, quindi a livello macro. A livello micro c'è, chi lo conosce, chi mi conosce lo sa, sono molto attento io anche agli aspetti della mala giustizia, c'è tutta una pletora. Io oggi facevo il conto, ci sono almeno 11 persone che sono state o incarcerate ingiustamente o come dire, additate anche dalla stampa di essere il mostro di Firenze. Uno, poveraccio, si è ammazzato perché era troppo simile al primo identikit del mostro, e quindi o veniva dileggiato o veniva indicato. Quindi è sostanzialmente una terribile vicenda di mala giustizia. Quindi, concludendo, perché ho già parlato tanto, io credo che questo che il libro di Antonio, quello che andremo a dire adesso, può servirci in questo percorso, cioè recuperare il metodo per evitare in futuro altri complottismi, altri isterismi, e per evitare, se possibile, altre vicende di mala giustizia o di giustizia mediatica. Passo la parola a Luigi. Grazie Alessandro. E vi ringrazio. Buonasera, un applauso a Alessandro che ha fatto
un'introduzione molto pertinente. La vicenda del mostro di Firenze, secondo diciamo, quella che è la vulgata comune, comincia nel 1968. La serie omicidiaria si conclude nel 1985, almeno apparentemente. 8 duplici delitti che hanno delle caratteristiche seriali, ma poi di questo ne parlerà Antonio, ammesso che siano 8 e non 7, come credo dimostreremo questa sera. Il primo procedimento sul mostro di Firenze si conclude nel 1989 con il giudice Rotella che proscioglie Salvatore Vinci e chiude sostanzialmente la cosiddetta pista sarda. Il primo processo a Pietro Pacciani, il primo grado, è nel 1994. Pacciani viene condannato in primo grado, viene assolto in appello, muore da innocente perché nonostante la Cassazione avesse rinviato a un nuovo processo d'appello, nel frattempo intercorre la morte di Pietro Pacciani, quindi tecnicamente Pietro Pacciani, che è da tutti considerato nella cultura popolare il mostro di Firenze, in realtà tecnicamente è morto da innocente. I compagni di merende, quindi Mario Vanni e Giancarlo Rotti, la vicenda processuale si chiude nel 2000 o nel 2002, adesso non ricordo. Nel 2000 c'è la Cassazione. Nel 2000 c'è la Cassazione. La vicenda dei cosiddetti mandanti gaudenti, la cosiddetta pista esoterica, si conclude nel 2008, per fortuna con la sentenza di assoluzione in primo grado per il farmacista di San Casciano Francesco Calamandrei, con la procura di Firenze che rinuncia a chiedere l'appello. Da allora sono passati 16 anni e l'interesse sulla vicenda del mostro di Firenze, lungi dal diminuire, è aumentata. Perché? Perché quasi nessuno delle centinaia di persone che si arrovellano attorno a questo caso ritiene che la verità processuale corrisponda alla verità storica dei fatti, cioè che le persone che sono state, e segnatamente Giancarlo Rotti e Mario Vanni, però uno con Pacciani con diversi ruoli, così come la loro responsabilità è stata cristallizzata in quella sentenza, siano i veri autori di quei delitti. Quindi la prima cosa che secondo me va chiesto ad Antonio è di ripercorrere questa vicenda, ripercorrendola le tappe, innanzitutto partendo dal dramma dei duplici delitti che hanno insanguinato Firenze e la sua provincia, certamente a partire dal 1974, e poi vedremo come si è sviluppata la vicenda giudiziaria. Salute a tutti, mi chiamo Antonio Segnini e mi occupo di questa vicenda a livello amatoriale ormai da forse 13 anni. Mi occupo di questa vicenda a livello amatoriale da circa 13 anni. Ho scritto un libro del quale si è già parlato, ho un blog e ho un canale YouTube. Ecco, i delitti del mostro di Firenze sono 8 duplici. Adesso si sente? No. Pronto, pronto? Magari cominciamo da capo. Ricominciamo da capo, va bene. Allora, mi chiamo Antonio Segnini e sono un appassionato della vicenda del mostro di Firenze a livello puramente amatoriale. Me ne occupo da circa 13 anni e ho un blog, ho un canale YouTube e ho scritto un libro, e tutti si chiamano "Quando sei con me il mostro non c'è". Vi dirò poi magari più avanti qual è il significato di questa frase, il perché di questa frase. I delitti del mostro di Firenze, facciamo un po' un riassunto di tutta la vicenda che si svolge nell'arco dunque dal 68 all'85, non fatemi fare i conti, quanti sono, 16 anni. Ecco, sono 8 duplici delitti di coppie, maschio o femmina, escluso un caso in cui erano 2 maschi, ma vedremo che probabilmente si trattò di un errore da parte del mostro.
Una delle particolarità di questa vicenda che, come diceva giustamente Luigi, non è stata ancora risolta, e probabilmente la responsabilità di questa mancata risoluzione sta anche in quello che sto per dire, questa particolarità è la seguente, che i delitti attribuiti al mostro di Firenze iniziano con un delitto che non è il suo, cioè con un delitto comune che aveva motivazioni di tipo comune, interessi, gelosia, invidia, quello che volete, e che non era maniacale, come invece sembrerebbero i delitti successivi. Cos'è che accomuna questo primo delitto, del quale parleremo, ai delitti successivi? Il fatto che venne usata una medesima pistola. Una pistola piccola da tirassegno, una calibro 22, che sono le pistole più piccole, insomma, che si trovano, più comuni anche, che spargeva a bossoli, una semiautomatica che ogni volta che spara un colpo espelle il bossolo che cade a terra. Questi bossoli hanno aiutato a stabilire che questo primo delitto e i 7 delitti successivi sono stati commessi con una stessa pistola, perché dall'esame dei bossoli si è stabilito che il percussore era lo stesso, eccetera, eccetera. E questa è una cosa veramente strana, perché non è mai successo che in una serie maniacale mondiale ci fosse stato un primo caso in cui l'autore non fosse quello dei delitti successivi, come probabilmente è in questo caso. Perché nel primo delitto l'autore condannato è il marito della Barbara Rocci. Quel primo delitto sostanzialmente è così, che vennero uccisi 2 amanti in una notte dell'agosto 68 che avevano in macchina il figlio di lei. Loro erano stati al cinema, avevano visto un film, ma poi si erano appartati, il bambino era stato messo a dormire sul sedile posteriore e i 2 vennero uccisi a pistolettate. Venne fatto un processo in cui il condannato fu il marito, Stefano Mere, i 2 si chiamavano Antonio Lo Bianco, lui, e la donna Barbara Rocci. Lui era un siciliano, lei era una sarda, come il marito, come diciamo tutto l'ambiente nel quale lei viveva. Era un ambiente dei sardi che erano emigrati in Toscana a partire dalla fine degli anni 50. Questo delitto venne attribuito al marito, però qui già c'è un primo problema, perché il marito, per sue caratteristiche specifiche, non era idoneo, non era possibile che avesse commesso il delitto. Non era possibile che avesse commesso il delitto da solo. E comunque fu condannato, e questa soluzione lasciò l'amaro in bocca a molti, e in effetti si sarebbe poi dimostrata la ragione di tante incertezze successive. Questo perché? Perché la pistola che era stata usata in questo delitto, che il Mere aveva detto di avere, in un primo momento aveva detto di aver lasciato sul posto, e che il bambino, che naturalmente si era svegliato ai colpi di pistola, aveva detto di aver visto lo zio lasciare appuntare la pistola sul posto, ma sul posto questa pistola non venne trovata, e non venne trovata da nessun'altra parte. Per 6 anni la pistola fu in mano di qualcun altro, evidentemente. Poi vedremo che la pista sarda la metteva in mano a uno dei componenti del gruppo che avrebbe ucciso la donna, e vedremo che altre ipotesi la mettevano in mano al futuro mostro, che poteva essere Pietro Pacciani, ma questo lo vedremo dopo. In ogni caso nel 74 questa stessa pistola uccise un'altra coppia, questa volta senza che ci fossero motivazioni di tipo gelosia o di tipo comune, cioè non venne rintracciato nessun possibile colpevole che avesse avuto rapporti con la coppia, per cui presumibilmente chi l'aveva uccisa era un maniaco che aveva operato nell'anonimato e che poi era tornato nell'anonimato.
7 anni dopo questa stessa pistola uccise un'altra coppia. Allora il delitto del 74 tutto avvenne attorno a Firenze, attenzione, nel Fiorentino. Di Castelletti di Rastassini. Allora il 68 Castelletti, Signa, diciamo, il paese di Signa. Il 74 Borgo San Lorenzo, che è un paese del Mugello. Nell'81 il delitto avvenne a Scandicci, sempre un paese del Fiorentino, e venne uccisa un'altra coppia di fidanzati come quella del 74, che non aveva cioè non venne trovato nessun personaggio che poteva aver motivi di ucciderlo, per cui anche lì era stato un maniaco, e si scoprì che la pistola che aveva sparato era la stessa del 74. C'è una differenza tra questi due delitti, che è quella del trattamento della vittima femminile. Cioè nel primo del 74 la vittima venne sottoposta a una serie, venne uccisa a coltellate innanzitutto, dopo che il fidanzato era stato ucciso a pistolettate, e poi venne punzecchiata con presumibilmente un coltello per quasi un centinaio di volte, in un'azione che faceva pensare a una specie di esplorazione di questo corpo da parte di un maniaco che forse non ne aveva mai visto uno, non aveva mai visto un corpo femminile. Questo in molti lo hanno pensato. Nell'81 questo stesso personaggio, perché la pistola era la stessa, per cui presumibilmente era lo stesso personaggio, uccise ancora la coppia come l'aveva uccisa nel 74, però fece un gesto molto diverso sulla donna, sulla ragazza, perché si portò via la zona del pube, la peluria sostanzialmente, la pelle della peluria. Si capì subito che c'era stato lo stesso assassino del 74 dalla pistola, ma sia nel 74 che nell'81 a giugno non si capì che quella pistola era la stessa del 68. Non si arrivò a questa associazione. Nello stesso 81 venne fatto un altro omicidio simile a quello del giugno, nell'ottobre, e nell'82 ancora un altro delitto, e siamo a 4 delitti maniacali più quello del 68, che sono 5, tutti unici. Finalmente nell'82, probabilmente per una lettera anonima che mise le forze dell'ordine sulle tracce di questo delitto del 68, si andò a scoprire che quella pistola che stava uccidendo coppie di fidanzati era la stessa che aveva ucciso la coppia di amanti del 68. Anche le due coppie dell'81 e quella dell'82, allora le due coppie dell'81 vennero, la ragazza venne privata del pube, nell'82 invece no, ma non perché l'assassino non lo volle fare, perché non lo poté fare, perché ci fu una reazione del ragazzo che tentò di scappare, ci furono, diciamo, delle azioni che impedirono all'assassino di effettuare questa mutilazione. In ogni caso, dopo questo delitto si scoprì che la pistola che stava uccidendo questi poveri ragazzi, questi poveri fidanzati, era la stessa che aveva ucciso nel 68 la coppia d'amanti di Signa. E questo fece partire la cosiddetta... Però ci arriviamo tra un momento, parliamo degli altri 3 duplici delitti. 83, 84 e 85. Allora, mentre partì questa pista, però intanto l'assassino continuava a uccidere. Allora, nell'83 ci fu il sesto duplice omicidio, che riguardò una coppia di maschi che erano 2 turisti tedeschi che si erano così accampati, diciamo, in un furgone attrezzato a camper in una zona lì sempre vicino a Firenze, in via di Giovoli, che era vicino a Scandicci sempre, e questi 2 ragazzi vennero uccisi anche loro a pistolettate, però evidentemente fu un errore. C'era uno dei 2 che aveva capelli lunghi, biondi,
è possibile che il mostro, guardando dentro il furgone al buio o al semibuio, lo avesse scambiato per una donna. Dopo averli uccisi, infatti, non li toccò, non fece nessun intervento sui corpi. Abbiamo poi nell'84 un settimo delitto. Questa volta il mostro tornò nel Mugello come nel 74, cioè Borgo San Lorenzo è un paese, che è quello del 74, è un paese del Mugello che è un po' lontano da Firenze, mentre poi i delitti successivi avvennero vicino a Firenze. Nell'84 tornò in quella zona, a Vicchio, e uccise una coppia, stavolta maschio e femmina, e questa volta ripeté la mutilazione che aveva fatto nell'81 estendendola a un seno. Mutilò di un seno e del pube la povera ragazza. Infine nell'85 attaccò una coppia di turisti francesi in una tenda vicino a San Casciano e anche questa volta mutilò del pube e del seno la donna. E qui diciamo che finiscono i delitti del mostro mentre continuano le indagini. Nell'82 questa lettera anonima, anche se all'inizio un maresciallo dei carabinieri raccontò questa associazione col delitto del 68 come un suo ricordo personale, in realtà poi si scoprì che era arrivata una lettera anonima ai carabinieri di Firenze che per conto dell'ufficio del giudice istruttore indagavano su delitti del mostro, crea il collegamento col delitto di Signa e apre la cosiddetta pista sarda, perché vista l'unicità della pistola e diciamo la difficoltà che una pistola che ha commesso un delitto possa passare di mano, può essere la motivazione addotta al tempo, si pensò che il mostro di Firenze dovesse essere ricercato nell'ambito del contesto familiare in cui era maturato quel duplice delitto, la pista sarda. Ecco, allora nell'82 si era nel buio più assoluto per la ricerca dell'assassino. Nel 74 era stato individuato un guardone che così aveva dato fastidio alle coppie in zona e si era indagato su di lui, ma si era capito che non c'entrava niente. Nell'81 un altro guardone, il famoso Enzo Spalletti, venne così incriminato, venne accusato di reticenza, ma poi addirittura venne anche accusato di essere lui l'assassino, probabilmente senza crederci, probabilmente per mettergli paura, per indurlo a parlare, ma in ogni caso anche in quell'occasione elementi veri per individuare l'assassino non se ne trovarono. Nell'81 secondo delitto stessa cosa, scagionò Spalletti che era in carcere, per cui si era nel buio più assoluto. Nell'82, dopo questo delitto dove l'assassino non era riuscito a mutilare la ragazza, è possibile che fosse arrivata una lettera anonima che aveva detto: perché non andate a controllare quel delitto del 68? Si dice che fosse stato un maresciallo a ricordarsi di quel delitto. In ogni caso si andò a recuperare i bossoli che erano stati archiviati nel fascicolo di quel delitto e si confrontarono con i bossoli del mostro, quelli che erano stati recuperati nei delitti successivi, e si vide che la pistola era la stessa. A quel punto, come dice giustamente Luigi, si tornò diciamo a quelle che erano le indagini tradizionali, cioè si ebbe sostanzialmente un gruppo di persone delle quali verificare gli alibi, delle quali controllare quello che avevamo fatto nel 68, e si pensò che uno di loro potesse aver aiutato il marito che era stato condannato e che già allora si era pensato che difficilmente avrebbe potuto fare quel delitto da solo. Si andò da lui a chiedergli: chi ti ha aiutato? E lui disse: mi ha aiutato Francesco Vinci, che era uno degli amanti della moglie. Si indagò su di lui, si mise in carcere, però guarda caso mentre lui era in carcere, accusando naturalmente di essere diventato il mostro, cioè di aver tenuto quella pistola e poi di aver ucciso come il mostro.
ma mentre era in carcere nell'83 il mostro uccise i due ragazzi tedeschi, per cui si capì che lui il mostro non poteva essere. Il giudice istruttore dell'epoca cosa fece? Che era molto intelligente, direi, si chiamava Rotella, andò a cercare il possibile assassino del 68 tra i familiari di Stefano Meloni. Cioè lui capì che il marito era molto più facilmente stato aiutato dai suoi familiari che dagli amanti, e tra i suoi familiari individuò il fratello e un cognato come possibili suoi, diciamo così, aiutanti, e li mise in carcere. Lui però pensava che uno dei due avesse tenuto la pistola e fosse diventato il mostro, in particolare il fratello di Stefano Mele, Giovanni Mele. Questo nell'ipotesi, e lui lo dichiarò nei suoi documenti, che quella pistola fosse rimasta in mano a uno degli attori dell'epoca, non fosse uscita dalla cerchia dei sardi. Questo era un po' il punto debole della sua inchiesta, perché se quella pistola fosse andata in mano a qualcuno che i sardi non sapevano chi fosse, le sue indagini potevano sì trovare l'assassino del 68, ma non il mostro, perché il mostro non era noto ai sardi. Lui però partì da questo presupposto: il mostro è tra i sardi. Visto che Salvatore Vinci non poteva essere, individuò questi due personaggi, cognato e fratello del Nere, ma anche loro nell'84 furono scagionati, erano in carcere, furono scagionati da un nuovo delitto del mostro, quello di vitio. Non potevano essere loro, il mostro non poteva essere tra loro, e a quel punto Rotella aveva due possibilità: o scindere l'inchiesta del 68 da quella del mostro, oppure trovare un nuovo possibile personaggio che potesse aver ucciso sia nel 68 sia dopo, e lo trovò in quello che poi è l'ultimo personaggio indagato nella pista sarda, che è Salvatore Vinci. È quel personaggio che ancora oggi, se qualcuno di voi ha visto il libro di Pino Rinaldi, il famoso giornalista di Rai 3, chi l'ha visto, siamo ancora alla proposta di Salvatore Vinci come possibile mostro, perché la pista sarda poi andò avanti. Diciamo che Salvatore Vinci non venne incarcerato come i precedenti possibili mostri, per cui nell'85, quando furono uccisi i francesi a Scopeti, quelli nella terra, lui era fuori, era controllato dai carabinieri, però era controllato evidentemente male, perché Rotella pensò che lui potesse comunque essere riuscito, nonostante i controlli, ad andare a uccidere questi francesi. Ci fu un espediente tramite il quale Salvatore Vinci venne incriminato non per i delitti del mostro, dove non c'erano prove, ma per un presunto delitto che avrebbe commesso nel 60 uccidendo la moglie, che era morta in circostanze misteriose, e l'inchiesta aveva stabilito che era un suicidio. Salvatore Vinci venne processato per quel delitto. Si sperava che se fosse stato condannato per quel delitto si sarebbe aperta la possibilità di condannarlo anche come mostro, ma per quel delitto a Cagliari venne assolto. Il delitto fu giudicato come un suicidio, il delitto non fu giudicato un delitto, ma fu giudicato un suicidio. Questa fu la fine della pista sarda. Nell'89 Rotella fu costretto a dire che nessuno degli indagati poteva essere il mostro. Nel frattempo però la Procura della Repubblica di Firenze non stava con le mani in mano e istituì la cosiddetta SAM, la squadra antimostro, che venne affidata a Ruggero Perugini, che era un bravo poliziotto dell'epoca che si era formato alla scuola dell'FBI di Quantico negli Stati Uniti, e che insomma un po' ispirò le sue indagini al modello del tipo d'autore, cioè venne fatta una profilazione di quello che poteva essere un profilo ipotetico del mostro di Firenze, e tra i possibili sospettati o sospettabili si cercò di individuare quello che potesse essere
le caratteristiche più compatibili con il profilo del mostro che era stato in questo modo, diciamo, determinato. Complice anche una lettera anonima che anche in quel caso aveva messo sulle tracce di Pietro Pacciani, che nel frattempo stava per entrare in carcere perché accusato di aver praticato violenza sessuale sulle figlie. Ecco che la Procura della Repubblica e la Polizia, perché adesso i carabinieri escono di scena con la chiusura della pista sarda, puntano gli occhi su Pietro Pacciani, dando il via al secondo tempo dell'inchiesta sul mostro di Firenze, che riguarda prima Pietro Pacciani e poi i compagni di merenda. Sì, allora dovete pensare che all'epoca c'era un codice penale diverso da quello di oggi, a indagare era il giudice istruttore, che in questo caso era Rotella, ma poi a intervenire dopo che il giudice istruttore aveva indagato c'era la procura, che invece era, diciamo così, guidata da Piero Luigi Vinna, famoso magistrato. Ecco, mentre la procura si rendeva conto che la pista sarda continuava a fallire, cominciò a pensare di seguire strade proprie, istituendo la squadra antimostro e individuando un possibile mostro che con la pista sarda non c'entrava niente, al quale addirittura si voleva attribuire anche quel delitto del 68, cioè in sostanza si andò a negare che quel delitto fosse stato compiuto nell'ambito familiare o diciamo così degli amanti della donna, ma anche quello fosse stato compiuto da un mostro che aveva operato a partire dal 68, che appunto venne individuato in Pietro Pacciani. Un personaggio, diciamo così, esecrabile, un brutto personaggio che aveva già ucciso nel 51 e aveva fatto la sua galera, aveva ucciso un rivale in amore, però si era voluto vedere in questo delitto una specie di anticipazione, perfetto, anticipazione dei delitti del mostro. Quale fu l'errore grosso che venne compiuto dalla procura con questa scelta? Che si individuò un colpevole e poi si andarono a cercare le prove. È chiaro che in questa operazione il rischio qual è? Il rischio è che si trovino delle prove che non dico che si parli alla buona, però insomma che si vedano delle prove dove non ci sono, cioè si giudichino delle prove di cui si ha bisogno e che comunque così tanto prove non sono. In ogni caso queste prove portarono a una condanna di Pacciani. Ricordiamo quali sono le prove, Antonio, che portano alla condanna di Pacciani. Le prove, allora, la prima prova è questo fatto, che il personaggio, avendo già ucciso, poteva aver ucciso anche dopo. Aveva delle caratteristiche che lo qualificavano, secondo la procura, come possibile mostro, anche se, badando bene, il mostro che era stato descritto da personaggi del mestiere, per esempio anche dall'FBI, era un personaggio che con Pacciani non aveva niente a che fare. Anche la perizia De Fazio, no? Sì, anche la perizia De Fazio, cioè un personaggio, diciamo così, che aveva problemi con le donne, iposessuato, mentre Pacciani era ipersessuato. Comunque lasciamo perdere. In ogni caso, individuato Pacciani per certe sue caratteristiche, si andò a trovare delle prove, probabilmente anche mettendoci un aiutino. Le prove fondamentali furono due: il famoso blocco Schizzenbrunnen, che venne trovato in casa di Pacciani e che si volle fargli aver preso dal furgone dei ragazzi tedeschi, perché era di marca tedesca. E poi la famosa cartuccia trovata nel suo orto, cioè venne arato praticamente il suo orto, che lui aveva una casa con dentro l'orto, un piccolo orto, venne praticamente arato tutto e venne trovata questa cartuccia in circostanze molto dubbie, e questa cartuccia in qualche modo si volle attribuire a questa pistola, era una cartuccia nuova, però
era entrata in una pistola perché aveva dei segni sopra, dei segni che lasciano i vari meccanismi interni di una pistola quando viene caricata, viene poi scaricata, e si vogliono vedere in questi segni dei segni compatibili con la pistola del mostro, cioè compatibili, attenzione, la pistola del mostro non c'era, però c'erano i bossoli, e che su questi bossoli c'erano questi segni e si vogliono vedere come compatibili. Un giudice, diciamo così, amico, è un giudice che si sa che andava a caccia con Vigna, ogni bene, possiamo dirlo, diciamo ogni bene, ecco, è un giudice amico, volle ritenere queste prove come sufficienti e condannò Pacciani. Scusami Antonio, è una cosa a cui tengo. Il giudice Ognibene aveva già giudicato Pacciani nel processo che Pacciani subì per le molestie sulle figlie. Quindi è evidente che avesse, non dico un pregiudizio, ma insomma una visione di Pacciani non proprio imparziale, e questo, al mio modo di vedere, per quello che vi dicevo prima, è una cosa enorme che si sottovaluta troppo spesso. Sì, questo è vero. Lui aveva partecipato al delitto, mi sembra in qualità di giudice all'atere, credo. E la cosa francamente ha lasciato perplesso molti, perché insomma molti, diciamo la verità, no? Che si dice che a pensare male ci si indovina, però si ha come l'impressione che Pacciani fosse stato scelto prima di questo processo fatto per violenza alle figlie, e che questo processo fatto per violenza alle figlie fosse stato un po' la preparazione del personaggio che poi venne dato in pasto all'opinione pubblica, che Mostro di Firenze o no Mostro di Firenze era comunque un mostro da condannare. E molti hanno questo dubbio, un pochino ce l'ho anch'io, perché in effetti ci sono anche persone che sono state vicine a Pacciani, come per esempio la suora che gestiva i suoi buoni postali, insomma, che lo aveva anche consigliato, che non era tanto convinta che queste violenze alle figlie fossero state vere violenze. Probabilmente Pacciani aveva avuto dei rapporti con loro, ma non così violenti come si è voluto pensare. Forse si dice che una volta in queste famiglie contadine questi rapporti erano non così tanto, diciamo così, difficili, ma insomma in ogni caso quello che successe è che venne condannato un mostro, per l'opinione pubblica era un mostro, ma non era il Mostro di Firenze, con delle prove che non valevano nulla sostanzialmente. Tant'è vero che quando si arriva al processo di secondo grado il vento cambia completamente. Facendo un attimo un passo indietro, nella sentenza di condanna di primo grado il giudice Ognibene dice sì, Pacciani è il mostro, però non può avere fatto tutto da solo, quindi è bene indagare anche sui possibili complici. Ed è un passaggio molto importante perché spiega cosa succede nel processo di secondo grado a Pacciani e come viene preparata la pista sui compagni di merenda. Processo di secondo grado. Nel processo di primo grado ci fu una testimonianza di un personaggio che secondo me, con una locuzione molto molto felice, lo scrittore e giornalista Mario Spezzi definì testimone seriale. Lorenzo Nesi. Cioè, questo personaggio era un personaggio di quelli, cioè ci sono persone, poi i toscani, io sono toscano e lo so benissimo, e sono maldicenti i toscani, cioè gli piace parlare male della gente, quando hanno l'occasione di parlare male lo fanno, e questo parlava male di Pacciani e probabilmente disse delle cose che tanto vere non erano, tra cui un avvistamento di Pacciani in macchina assieme a un'altra persona, e questo fu un germe, una specie di seme che venne gettato nel processo di primo grado, che avrebbe portato poi a dei risultati molto molto promettenti. Scusami Antonio, sempre per tornare sul discorso mala giustizia,
La deposizione di tesi è tutto quello che all'università di giurisprudenza ci dicono di non poter ammettere o fare, nel senso che fu una doppia deposizione, cioè lui venne chiamato la prima volta a deporre, disse delle cose, tornò a casa e contattò la procura perché gli era venuto in mente di dire altro, e quell'altro era che aveva visto Pacciani. Cioè una cosa incredibile che il presidente Ognibene non avrebbe dovuto mai ammettere in uno stato di diritto, e questo portò, proprio per quello che dicevamo, a delle indagini sbagliate, ad un nuovo processo sbagliato. In ogni caso, prima di arrivare a questo seme, ci fu la soluzione di Pacciani, cioè il processo di secondo grado che Vigna tentò disperatamente di impostare come era stato impostato il primo, chiedendo che l'accusa fosse ad accusare fosse lo stesso magistrato che aveva lavorato come accusa nel primo processo. Invece gli sfuggì un po' di mano, perché venne affidato a un giudice che non era suo amico, e l'accusa venne affidata a un procuratore generale che anche lui era fuori dalla sua, diciamo, influenza. Piero Toni, procuratore generale, Francesco Ferri, giudice. E loro, di fronte alla mancanza di prove, assolsero Pacciani. Però cos'era successo? Che quel seme che era stato gettato nel processo di primo grado cominciò a dare i suoi frutti già in questo processo, perché erano state fatte delle indagini sulle quali torneremo, che avevano portato all'individuazione di possibili complici che Vigna volle presentare a questo processo, ma lo fece in un modo che praticamente fu una trappola per il giudice Ferri, perché li presentò con dei nomi di fantasia, perché erano, diciamo così, non li voleva presentare in chiaro per ragioni di sicurezza, disse lui. Il giudice Ferri si rifiutò di ascoltarli, chiuse il processo assolvendo Pacciani, ma questo fu diciamo, il modo con il quale poi questo processo venne annullato successivamente, perché queste persone che avrebbero dovuto deporre in quel processo e che Ferri non volle ascoltare portarono le indagini su strade completamente nuove, quelle dei compagni di merenda. Sono i cosiddetti testimoni alfa, beta, gamma, delta, a quali bisogna aggiungere il fatto che nel frattempo le indagini, siccome Vigna si era reso conto che il processo di secondo grado non tirava bene per la sua tesi, aveva cooptato Michele Giutteri, che era un super poliziotto dell'epoca, che era stato impegnato tra l'altro con grandi successi nella lotta alla criminalità organizzata. Venne chiamato a dirigere la squadra mobile della questura di Firenze, se non ricordo male, e gli vennero affidate le indagini su questa nuova, diciamo, frontiera di quella che poteva essere diciamo, il processo che riguardava il posto di Firenze. I testimoni alfa, beta, gamma, delta sono in realtà Giancarlo Lotti, Fernando Pucci, Gabriella Ghiribelli e Norberto Galli. Quindi da questo momento in poi comincia la strada che porterà poi al processo ai compagni di merenda. Ecco, io vorrei però che fosse messa attenzione su un fatto. Prima di tutto le indagini che poi Giuttari prese in mano non partirono da lui, ma partirono da quella che era la rimanenza, chiamiamola così, della vecchia SAM, cioè la SAM, squadra antimostro. Dopo che Pacciani era stato individuato e incarcerato, si era un po' smobilitata. Perugini, che era il capo, era andato in America, eccetera eccetera. Erano rimasti in pochi, e quei pochi, che erano 3 o 4 agenti e un ispettore, Lampelli, Venturini, questi cominciarono a indagare su questi presunti complici e trovarono delle tracce
di una macchina rossa che si era girata nei pressi dell'ultimo delitto e così via, che poi avrebbero portato all'individuazione di quello che tutti oggi conosciamo come il pentito, che è Giancarlo Lotti. Ecco, io vi pregherei di porre attenzione su questo fatto, che se queste indagini fossero state fatte 10 anni prima, quando non c'era Pacciani da tenere in piedi comunque, forse oggi non saremmo qua. Questo ve lo dico perché quando vennero trovate le tracce di queste strane cose, no? Questi strani, la macchina rossa, questi personaggi, c'era Pacciani che comunque doveva rimanere in gioco, cioè il diktat praticamente che era stato fatto a Giuttari era quello: devi trovare i complici di Pacciani, cioè non devi trovare il mostro, che poteva non essere Pacciani, devi trovare i complici di Pacciani, e lui trovò i complici di Pacciani. Però a mio giudizio, se quegli elementi che lui aveva in mano fossero emersi 10 anni prima, quando non c'era Pacciani nello scenario, io penso che non avremmo avuto la ricostruzione processuale che abbiamo adesso. Comunque, parentesi chiusa. Allora, a questo punto venne fuori che c'era un personaggio che si chiamava Giancarlo Lotti, che venne individuato, era stata vista la sua macchina girarsi attorno alla piazzola di Scopeti, era stata trovata una prostituta che aveva testimoniato di essere stata con lui sulla piazzola di Vicchio, quella del delitto dell'84, che era molto lontana da San Casciano, per cui era una cosa un po' strana. 4 anni prima. La piazzola di Vicchio? Sì, 3 anni prima, nell'81, lei testimoniò di aver frequentato questa piazzola che, ripeto, era sperduta, era un posto che conoscevano solo la gente del luogo, per cui era strano che questo Lotti fosse andato proprio lì dove 3 anni dopo ci sarebbe stato un delitto. E questo era un indizio a suo carico. Un altro indizio venne dato, tanti altri indizi vennero dati da un suo amico, un certo Fernando Pucci, che testimoniò di essere stato con lui su quella piazzola a spiare la coppia dei ragazzi uccisi, ma poi raccontò anche di essersi fermato la sera in cui si collocava il delitto dei francesi dell'85 su quella piazzola dove poi loro vennero uccisi, di essersi fermato e aver visto il delitto. Adesso non vi sto a raccontare tutto, ma insomma diciamo pure che alla fine si giunse alla conclusione che questo Giancarlo Lotti sarebbe stato un complice di Pacciani assieme a Mario Vanni, amico di Pacciani. I veri assassini sostanzialmente sarebbero stati Pacciani e Vanni, e Lotti avrebbe fatto una specie di palo, chiamiamolo palo, negli ultimi 4 delitti, mentre per i precedenti lui diceva di non saperne nulla. E ancora oggi sono senza colpevoli. Si arriva quindi alla condanna di Mario Vanni e di Giancarlo Lotti, con ruoli diversi, per i delitti del mostro in quanto compagni di merende. Ma non finisce qui, perché sempre secondo la procura loro potevano essere stati al massimo gli esecutori materiali di questi duplici delitti, non riconoscendo loro le capacità anche intellettuali, se vogliamo, di poter pianificare delitti così efferati, anche perché poi c'è la questione da risolvere delle scissioni. E come venne risolta la questione delle scissioni? Allora, chiudiamo il discorso dei compagni di merenda in questo modo, che il processo Pacciani che lo aveva assolto venne annullato, venne stabilito un nuovo processo, ma Pacciani nel frattempo sarebbe morto, per cui niente processo a Pacciani. Venne invece celebrato il processo a Vanni e a Lotti, cioè i suoi complici, e vennero condannati in primo grado. Naturalmente quella condanna da un punto di vista ideale era anche la condanna di Pacciani, perché comunque nello scenario che era stato disegnato
dove loro erano colpevoli, c'era Pacciani che li avrebbe capitanati, diciamo, il capitano sarebbe stato lui. Venne fatto un processo di secondo grado, vennero condannati anche in quello, venne fatta la Cassazione e ci fu la sentenza definitiva. Però intanto, come già al processo Pacciani c'era stato il seme dei compagni di merende, nei processi dei compagni di merende venne gettato il seme di quello che sarebbe stata l'inchiesta successiva, l'inchiesta sui mandanti. Il seme quale fu? Furono due. Primo, si andò a mettere il naso negli averi di Pacciani, supponendo che questi averi non fossero giustificabili con le sue entrate di contadino. Si andarono a fare dei conti, proprio dei conti a mio giudizio sbagliatissimi. Ho fatto dei video, ho fatto degli articoli dove lo dimostro. Si disse che avrebbe avuto 900 milioni del 95, invece non è vero, non erano tutti quei soldi, ma in ogni caso il primo seme fu questo. Il secondo quale fu? Fu una rivelazione di Giancarlo Lotti, che avrebbe visto una volta Mario Vanni parlare con un dottore, e Mario Vanni gli avrebbe detto che questo dottore andava da Pacciani ad acquistare quello che il mostro toglieva alle donne, il pube, sostanzialmente il seno, e naturalmente avrebbe poi dato soldi a Pacciani. Ecco, questa fu la partenza della pista, si chiama pista esoterica, pista satanica, perché poi cosa fecero gli inquirenti, cosa fece Giuttari? Per cercare questi presunti mandanti che avrebbero commissionato delitti a Vanni, Pacciani e Lotti, non aveva nessun elemento, cioè non c'era da dove partire. Lui cosa faceva? Andava a prendere i dossier di personaggi che in passato erano stati indagati o erano stati comunque indicati da lettere anonime, da varie persone come implicati nella vicenda del mostro, e questi personaggi dovevano essere naturalmente facoltosi per poter pagare e anche magari dentro l'ambiente medico, no? Perché Lotti aveva parlato di un dottore, poi si associava sempre a questa storia. E quindi questo comporta l'entrata in scena di Francesco Narducci, medico perugino di un'importante famiglia di medici, sposato con Francesca Spagnoli, che era l'erede della casa di moda Luisa Spagnoli, ma anche della fabbrica di cioccolato perugina. Entrano in campo il primario di ginecologia dell'ospedale di Careggi, il fratello dell'ambasciatore Rusconi, se non ricordo male, Zucconi, e soprattutto purtroppo entra in scena il farmacista di San Casciano, Francesco Calamandrei, che tra tutti questi personaggi poi sarà l'unico che andrà a processo, e si tratterà dell'ultimo atto processuale che riguarda il mostro di Firenze, progetto per fortuna concluso non l'ultimissimo, perché poi vabbè, con un'assoluzione in primo grado, perché il fatto non sussiste, contro il quale la procura di Firenze non intese fare appello. Come dicevo, Giuttari cosa fece? Andò ad aprire questi dossier, che ce n'erano diversi, perché c'erano stati diversi personaggi che erano entrati nelle indagini, e andò ad aprire il dossier di Francesco Calamandrei, che era stato accusato di essere il mostro per tanti anni dalla moglie, che aveva dei problemi psichici, infatti poi è finita in manicomio, e diciamo che era pazza. L'aveva accusato in diverse occasioni, avevano fatto delle indagini, erano risultati che lui non c'entrava niente, però poi quando arrivò il momento della ricerca dei mandanti si andò a indagare anche su di lui, e lui venne preso come uno dei possibili mandanti, farmacista e così via. Si fece il processo a Francesco Calamandrei, ma nel frattempo si era fatta viva anche Perugia, cioè anche a Perugia c'era un possibile mostro, che era anche lui un personaggio facoltoso, anche lui era nell'ambiente medico,
era morto nell'85 dopo l'ultimo delitto, e questo era un motivo di sospetto, perché finiti i delitti lui era morto, dice sono finiti i delitti perché lui era il mostro, era morto lui. C'erano queste chiacchiere nel Perugino, ma lui era stato escluso perché per un delitto, quello di Calenzano dell'81, lui era in America, per cui nei tempi del mostro unico era stato escluso perché per quel diritto non c'era, per cui non poteva essere un. Parliamo di Francesco Narducci. Parliamo di Francesco Narducci, di Perugia. E quando invece fu il momento dei mandanti, come mandante andava bene, perché non era necessario che fosse presente nei delitti. E fu indagato anche lui. Lui era morto, insomma, si indagò sulle circostanze strane della sua morte, perché effettivamente c'erano delle strane circostanze sulla sua morte. Venne il PM che indagava, preparò una sua requisitoria che fu sottoposta al giudice per le indagini preliminari, che diciamo che la rifiutò, insomma, cioè il processo non si fece perché fu giudicata che non avrebbe portato a nessun risultato. Per cui diciamo che prima ci fu l'assoluzione di Francesco Calamandrei al processo senza che la procura facesse appello, poi in coda ci fu questa chiusura dell'inchiesta su Narducci ad opera del giudice Micheli, che la giudicò, diciamo, cioè non la portò avanti, e questo è l'ultimo pronunciamento sulla vicenda. Da questo momento in poi finisce la vicenda processuale del mostro di Firenze, ma si moltiplica l'interesse storico di tanti appassionati che nel corso degli anni si sono cimentati con la possibilità di dare una ricostruzione diversa dei fatti. Tra le tante tesi che sono state sostenute dal Rosso del Mugello, del bravissimo giornalista Paolo Cochi, a tesi più ardite che mettono dentro la strategia della tensione, personaggi legati a Gladio e alle cellule stay behind, quella di Antonio Segnini, lo confesso subito, per me è quella più credibile, perché come diceva Alessandro Pizzarelli in apertura si basa su una rilettura degli atti del processo, quindi su circostanze concrete. La tesi di Antonio Segnini, poi lascerò a lui la parola perché la possa diffusamente esporre, è che Giancarlo Lotti in questo processo non doveva prendere parte solo come testimone, prima e poi eventualmente come favoreggiatore, ma con un ruolo molto più importante, perché secondo quella che è la ricostruzione che Antonio fa, le circostanze di fatto, gli indizi, quello che c'è scritto negli atti del processo porta a ritenere che il vero mostro di Firenze, secondo Antonio Segnini, era proprio Giancarlo Lotti. Vi ho parlato di indizi che vennero trovati nel 95 su questo personaggio, cioè venne sostanzialmente trovata una macchina rossa, una 128 Sport Coupé, che si aggirò per l'intero pomeriggio della domenica, dove veniva collocato il delitto, attorno alla Piazzola degli Scopeti, dove vennero uccisi i francesi. Questa stessa macchina venne vista anche la sera da una prostituta che conosceva Giancarlo Lotti. Poi vi ho detto che venne trovata un'altra prostituta che testimoniò che Giancarlo Lotti aveva frequentato questa Piazzola di Vicchio. Ci fu l'amico di Lotti che disse anche altre cose, e in sostanza la procura, che voleva mantenere in piedi l'ipotesi di Pacciani mostro, diciamo che favorì l'inserimento di questi indizi in questo scenario dei compagni di merenda. Ma io dico invece un'altra cosa. Dico che lo scenario dei compagni di merende, che venne consolidato dalle sentenze, non regge assolutamente, perché si regge soltanto sulle dichiarazioni di Giancarlo Lotti, solo su quelle, togli quelle, frana tutto, e queste dichiarazioni sono mendaci.
Io vi dico, allora Giancarlo Lotti innanzitutto testimoniò ammise di essere stato presente soltanto agli ultimi 4 delitti, fino all'82 compreso. I precedenti, i 2 dell'81, quello del 74 e tantomeno quello del 68, lui non ne sapeva niente. Ma anche sui 4 delitti che lui diceva di aver visto, lui ha raccontato delle menzogne. Io ve ne dico una per ciascun delitto. Ve ne dico una per ciascun delitto, la più grande, perché sono tanti. Sull'ultimo, questo delitto venne collocato alla domenica sera 8 settembre, ma delle prove evidenti ci dicono che quel delitto è da collocarsi prima, sicuramente prima o al sabato o, come ritengo io, al venerdì precedente. Sono tante le prove che ci dicono questo. Giancarlo Lotti invece si accodò alla tesi della procura che vedeva questo delitto fatto alla domenica sera. È vero che lui si aggirò con la sua macchina nel pomeriggio della domenica, fu visto dai testimoni, ma perché, a mio giudizio? Perché c'erano i corpi dei 2 lì in alto e lui, come è il classico ritorno dell'assassino sulla scena del crimine, lui si aggirò sotto la piazzola perché voleva provare le ultime emozioni, sapeva che quello era l'ultimo delitto, della scoperta dei cadaveri. Cioè lui voleva assistere alla scoperta dei cadaveri, ma nessuno li scoprì, vennero scoperti il giorno dopo. Comunque poi ci fu naturalmente anche un racconto della dinamica del delitto che non sta assolutamente in piedi, soltanto dei giudici di bocca buona la poterono accettare. Per cui quel delitto Giancarlo Lotti mentì. Perché mentì? Ricordiamoci che lui venne condannato poi a 26 anni di carcere. Cioè era un innocente oppure era un compagno di merende che mentiva per quale motivo? Cioè bisogna vedere per quale motivo mentiva, no? O mentiva forse perché voleva nascondere qualcosa di peggio? La tesi più comune è che facesse una vita a grama e quindi mentì per entrare nel programma di protezione e godere degli agi del programma di protezione. Allora, diciamo che c'è una branca di appassionati, ma anche la magistratura stessa, che crede allo scenario dei compagni di merende e crede che Lotti abbia detto la verità. Io invece vi sto raccontando l'altra campana, quella di chi vede in Lotti un mentitore, che mi sembra che sia oggi come oggi la cosa più logica pensare, no? Cioè, vengono messe in discussione le sentenze, c'è stato recentemente una riapertura delle indagini. In ogni caso, supponiamo pure che Lotti avesse mentito, bisogna chiedersi perché ha mentito, però vi dico le altre 3 menzogne in breve. Nel delitto di Licchio lui raccontò di essere andato sulla scena alle 11 di sera, di essere partito alle 10 da San Casciano assieme a Vanni e Pacciani, di essere arrivato lì alle 11 e di aver assistito al delitto che avrebbero fatto gli altri 2. Ma sappiamo con certezza che i 2 vennero uccisi alle 9:45, perché ci sono le testimonianze dei genitori per l'uscita di casa e compagnia bella, ma soprattutto ci sono i colpi di pistola che vennero uditi a quell'ora da 2 testimoni separati alle 9:45, per cui Lotti mentì. Per il delitto precedente, quello dei tedeschi a Giovoli, lui raccontò di aver sparato contro il furgone perché Pacciani gli aveva messo in mano la pistola, come imbambolato contro un vetro. Dice però non so se li colpì. Allora i colpi, lui disse che lui aveva sparato per primo, Pacciani poi aveva preso la pistola, era andato dall'altra parte e aveva sparato dopo. Quei colpi invece furono sparati uno da un finestrino, uno da un altro, e precisissimi, colpirono il ragazzo Moro, era un ragazzo Moro, un ragazzo biondo, lo colpirono precisamente, per cui non torna il racconto fatto da loro, che mentì. Il delitto precedente dell'82, qual è la menzogna? La menzogna è che lui disse che era arrivato lì con Vanni e Pacciani, ognuno con la sua macchina, Pacciani con la sua, lui con la sua,
e avevano parcheggiato a pochi metri da piazzola dove c'erano questi ragazzi che erano nascosti in questa piazzola. Ma la strada era strettissima, cioè se avevano parcheggiato lì, la loro macchina era praticamente metà in mezzo alla strada. Al momento del delitto passarono vari testimoni che non videro nessuna macchina, per cui anche questa è una menzione. A questo punto la domanda è: perché Lotti mentì autoaccusandosi e prendendosi 26 anni di carcere? C'è anche un'altra prova, no? Che è la perizia Fornari Ragazzi, che venne richiesta dalla procura per tratteggiare il profilo psicologico di Giancarlo Lotti, che arrivò a un risultato sorprendente, probabilmente non coincidente con quelli che erano gli auspici della procura. La perizia Fornari Ragazzi sostanzialmente dice che tra tutti i possibili soggetti che sono entrati nell'inchiesta del mostro di Firenze, Fornari Ragazzi sono due luminari della psichiatria forense, l'unico che ha le caratteristiche di compatibilità col profilo del serial killer è Giancarlo Lotti. Dobbiamo fare un passo indietro alla sentenza di secondo grado di condanna dei compagni di merende, perché in questa sentenza, allora, ce n'era stata una di fronte ancora a un tribunale amico che aveva condannato Vanni e Lotti sulla base dei racconti di Lotti che, come vi ho detto, hanno tutti questi problemi. Nel secondo grado il procuratore generale, l'accusa, fece come Toni nel processo Pacciani, cioè non credette alle prove che erano state evidenziate e chiese l'assoluzione di Vanni. Questo stesso procuratore generale, Daniele Propato, disse che, a giudicare da quella perizia che era stata fatta su Lotti, il miglior colpevole era proprio lui. In ogni caso, quello che oggi come oggi, la domanda che oggi come oggi tutti dovrebbero porsi è questa: stabilito che Lotti ha mentito, perché tutto ci dice che ha mentito, perché ha mentito? Perché si è autoaccusato prendendo 26 anni di carcere? C'è chi risponde che lo avrebbe fatto perché una volta che aveva cominciato le prime confessioni venne portato in un luogo protetto e gli venne dato uno stipendio, gli venne dato un alloggio, e lui aveva vissuto gli ultimi anni della sua vita, prima di quello, in un rifugio di un prete, insomma in una vita che si diceva che non era una vita granché desiderabile. No, però questa è una soluzione. Quello che invece dico io è un'altra cosa, cioè a mio giudizio Lotti aveva mentito perché voleva nascondere di essere lui il vero mostro di Firenze e si adattò ad essere condannato come complice sperando di ottenere una condanna mite e uscendo poi magari dopo qualche anno. Però siccome chi accusa altri autoaccusandosi, il peso delle sue parole aumenta via via che aumenta la quota di colpevolezza sua. Cioè, se uno dice io non ho fatto niente, però ho visto lui che ha ucciso, se non ci sono prove, come si fa a credergli? Ci devono essere delle prove, le prove non c'erano, attenzione, soltanto le sue parole contavano. Per poter contare perché le parole di Lotti potessero contare, lui doveva mettere sul piatto una parte di sua colpevolezza e i giudici naturalmente l'aumentarono il più possibile, così lui si prese 26 anni di carcere, però sperava molto di meno. Andando verso la conclusione vi faccio l'ultima domanda: c'è possibilità che questa soluzione alternativa possa in qualche modo essere riscontrata da chi fa ancora oggi le indagini? Perché ricordiamo, le indagini sui duplici delitti sono ancora aperte, perché per 3 duplici delitti ancora non c'è un colpevole, oppure è una possibilità che ti senti di escludere? Perché negli ultimi mesi in realtà qualcosa è successo che potrebbe aprire la strada ad una riconsiderazione dei fatti. E con questa domanda chiudiamo, magari se qualcuno vuole fare qualche domanda al pubblico, ben volentieri.
Ecco, voi saprete che ci sono queste nuove tecniche del DNA che hanno dato speranza di risoluzione per tanti delitti, e per tanti delitti ci sono riusciti, cioè il DNA ha dato il vero colpevole. Si è tentato di farlo anche nel caso del mostro di Firenze, però si è cercato di trovare il suo DNA, ma con molti dubbi. Diciamo che il DNA del mostro forse potrebbe essere nei pantaloni del ragazzo francese, ma non ci sono, secondo me non ci sono molte speranze. C'è invece un fatto che è sfuggito all'attenzione del pubblico, che è questo. Un avvocato, Vieri Adriani, ha chiesto che si indagasse su un personaggio nuovo, un legionario, Giampiero Vigilanti, che lui riteneva potesse essere il mostro. La procura ha indagato su di lui, ha escluso che potesse essere lui il mostro, però in queste indagini è venuto fuori che hanno fatto un controllo delle impronte digitali che sono state acquisite agli atti, impronte digitali che sono state trovate in qualche macchina, poi vi dirò dove, che non erano state ritenute idonee per confronti perché erano parziali, sono sempre state, diciamo così, trascurate. La procura ha chiesto che queste impronte parziali venissero confrontate con quelle di alcuni sospettati, tra cui anche questo Vigilanti. Il confronto, se le impronte sono parziali, non si può fare una ricerca nel database della scientifica perché verrebbero fuori troppi risultati. Però se si hanno delle impronte di un sospettato e si mettono vicine, se ci sono dei piccoli punti che coincidono, si può dire c'è magari la possibilità che questa impronta sia proprio di quello. Oppure, se si vede che non c'è nessuna coincidenza nei pochi punti che si trovano su queste impronte parziali, si può escludere che l'impronta sia di quel sospettato. La procura ha indicato questi sospettati. Ci sono i fratelli Vinci, quelli della pista Sarna, Pacciani, Vanni, Vigilanti, Rodolfo Fiesoli, lasciamo perdere pista esoterica. Il confronto ha dato esito negativo, cioè la scientifica ha dato allora, di queste impronte agli atti vi dico che soltanto una venne trovata idonea a questo confronto, un'impronta sulla Panda dell'84 dei ragazzi di Vicchio, lasciata sulla cornice del finestrino. Io ho ricostruito la dinamica. Secondo me il mostro, nel mettere la mano dentro per sparare, si era appoggiato a quella cornice e l'impronta era sua. Io sono convinto che sia la sua. È stato fatto questo confronto con i sospettati che vi ho detto, Pacciani, Vanni, è risultato negativo. Guarda caso, tra tutte le impronte che erano state date alla scientifica per confronto, mancavano quelle di Giancarlo Lotti. Non c'erano. La scientifica avvertì il magistrato dicendo: nel nostro database non ci sono le impronte di Giancarlo Lotti. A dire il vero avvertì anche che non c'erano le impronte di Salvatore Vinci, ma quelle la procura le trovò dai carabinieri che le avevano prese, ce le avevano, diciamo, cartacee. Le trovò e le mandò alla scientifica, che pochi mesi dopo dette il risultato anche su quelle, ma continuò a scrivere: le impronte di Giancarlo Lotti non ce le abbiamo. Allora io cosa ho fatto? E non è possibile, perché Giancarlo Lotti andò in carcere, quindi le impronte digitali gli vennero prese. Allora io, con l'aiuto di un avvocato che mi ha coadiuvato, un avvocato di Belluno, uno studio di Belluno, di avvocati di Belluno, l'avvocato si chiama Andrea Murgia, adesso non mi ricordo il nome, ma la sua collega Ponticello, loro mi hanno dato una mano nel chiedere alla procura. Io ho fatto una richiesta alla procura, ho fatto un esposto, non so come si chiama, dove ho chiesto che questa indagine sulle impronte venisse completata con le impronte di Giancarlo Lotti, perché io sono convinto, primo, che quell'impronta sulla Panda è un'impronta del mostro. Secondo, sono convinto che il mostro sia Giancarlo Lotti, per cui mi aspetto che questo confronto dia un esito positivo. Però ancora, a distanza di ormai, quanti mesi saranno? Saranno 5 mesi,
4 mesi ancora il confronto credo che non sia stato fatto, perlomeno non ci sono notizie. E poi l'ultimo elemento e chiudiamo, però questo forse un po' più suggestivo rispetto ai dati di fatto che hai riportato fino a questo momento, riguarda il titolo del libro di Antonio: quando sei con me il mostro non c'è. Cosa vuol dire questa frase? Questa frase risulta da più verbali di una ragazza, Alessandra Bartalesi, che era la nipote di Mario Vanni. Nell'agosto del 95, cioè lo stesso anno in cui partì l'inchiesta sui compagni di merende, Giancarlo Lotti, che era amico di Mario Vanni, frequentò questa ragazza. Andarono tutti e tre insieme a mangiare, ma ci fu anche un tentativo di approccio di Lotti con la ragazza, che era fidanzata, ma il suo fidanzato era lontano, e uscirono insieme. Ci fu anche un tentativo di rapporto, diciamo così, intimo, ma una volta in cui passavano loro due in macchina davanti a un posto dove era avvenuto un delitto, quello dell'82 di Baccaiano, lui voleva fermarsi su quella piazzola. Lui si era già fermato, aveva voluto fare lavoro sulla piazzola di Scopeti, voleva farlo anche lì, anche su quella piazzola lì, e lei gli disse: no, non fermiamoci qui, sai che c'è stato il mostro. E lui le disse: stai tranquilla, quando sei con me il mostro non c'è. Che lei la prese un po' come una confessione, la raccontò come se fosse stata una specie di confessione. E direi che su questo possiamo chiudere. Io vi ringrazio per la partecipazione. Se qualcuno vuole comprare il libro, Antonio ne ha qualche copia. Grazie a Giovanni Coppola e a Massimo Fazio per l'ospitalità e buona serata a tutti. Buonasera. Grazie ad Alessandro, ad Antonio, a Luigi. Noi ci rivediamo il prossimo mese. Questa è una rassegna che dà spazio rigorosamente, senza nessuna partecipazione politica, del comune o altre cose. Siamo lieti e siamo felicissimi che Luigi ci ha proposto, che siamo amici di vecchia data, Alessandro, per noi è stato ed è un grande onore, Antonio scusi, avere anche Alessandro. Vi ricordiamo che la pagina del locale, la pagina su Facebook resiste, seppur ormai così, e lì caricheremo le foto, gli interventi o altro. E adesso ovviamente accogliamo il nostro ospite, che farà, anche lui si dovrà prostrare al filmacopia rigorosamente. Grazie Luigi, portaci subito in Serie A, perché solo tu lo puoi fare. Grazie.